Buonasera a tutti amici e bentornati di nuovo nel nostro canale di mobilità elettrica sostenibile. Sono Marco Elettrico e in questo video andremo a vedere quelle sono delle novità molto importanti per quanto riguarda il gruppo ex PSA, attualmente Stellantis, riguardo ad una sua vettura elettrica di punta, un'utilitaria molto interessante, sta avendo anche un buonissimo successo sul mercato. Questo per darvi alcune informazioni rispetto a questa vettura assolutamente, e per mostrarvi anche il fatto che le elettriche sono un po' in evoluzione, in miglioramento continuo. Raggiungiamo con la Peugeot E208 i 400 km di autonomia. 400 km di autonomia, tanta roba sulla vettura che in definitiva non ha grandi stravolgimenti e quindi tanta roba da parte del gruppo ex PSA. Andiamo a vedere. Come dicevamo, tanta roba da parte del gruppo ex PSA, perché con alcuni accorgimenti nel corso di questi anni sta facendo un grandissimo lavoro. Ricordo che per quanto riguarda la Model Year 2022, i dati che uscirono a conclusione dell'anno 2021, abbiamo avuto dei miglioramenti rispetto a quello che era la versione del 2019. A conclusione vedrete anche una grafica dedicata. Il miglioramento ha riguardato migliori trasmissioni, pompa di calore più efficiente, sensore di umidità per migliorare anche quello che è il mondo della climatizzazione, arrivando già a aumentare in quel caso l'autonomia disponibile per la vettura. Nel 2023 i dati che abbiamo visto ora recentemente ci permettono di aggiungere un altro dato, quello che verrà implementata in vettura il motore, il powertrain che adotterà la E308, che uscirà a metà del 2023. Con incremento di quelli che sono i cavalli disponibili, 115 kW, 156 cavalli, quindi 20 cavalli in più, una migliore efficienza dello stesso, un aumento di quelle che è la possibilità del pacco batteria arrivato a 51 kWh, 48,1 utili e ragazzi 400 km di autonomia. 400 km di autonomia. 400 km di autonomia che sono tantissima roba. Ragazzi, come avete visto anche nei video un po' precedenti insomma, di questi anni con il nostro canale, l'Opercorsa elettrica e la Peugeot 208 condividono tantissimo da quella della piattaforma. Quelli sono proprio i dati tecnici del mondo della ricarica. Era il motore, ora nel modello del 2023 va a implementare anche da questo punto di vista il motore, ma comunque sia quelli sono i dati che abbiamo raccolto in questi anni con la nostra Opercorsa, sono i medesimi della 208. Ora vi mostro come far ricaricare anche in maniera molto semplice quella è una vettura elettrica con caricatore in AC, niente di più semplice per quanto riguarda il mondo della ricarica. Io vi consiglio tantissimo ovviamente di acquisire la vettura con caricatore trifase da 11 kW che è optional, mentre per quanto riguarda, e ora andremo a vedere, mentre per quanto riguarda il mondo della ricarica in DC, quindi in corrente continua, le famose fast che vengono utilizzate spesso e volentieri per i viaggi, ma non solo, perché poi in definitiva può tornarci comodo anche per utilizzare eventualmente delle promozioni abbiamo in corso, per comunque sia nel tratto casa lavoro abbiamo delle colonnine fast, abbiamo attivato quello che è un abbonamento, possiamo utilizzarle abbondantemente senza avere troppe paure, troppi patemi. Talvolta mi scrivete no, l'80% bisogna mantenerlo, che fatica. Ma io personalmente, ragazzi, sarò particolare io effettuo un pieno praticamente ogni fine settimana, ricarico domesticamente, insomma a casa, al mio domicilio, tanto vi mostro anche quello con bigliettino, in maniera molto semplice, molto pratica, 3 ore al giorno senza nessunissima paura, senza nessunissimo problema. Carico sempre un qualcosina meno di quanto poi vado a utilizzare nella giornata precedente, ma rimango sempre in un range abbastanza alto e non ho grandi problematiche di questa sorta. Io insomma, quando a volte si legge, no, si dice se succede un imprevisto che si fa? Si usa la macchina e si va, ma se siamo scarichi si andrà a una colonnina fast, si guarda di starci 10-15 minuti e ripartiamo senza problemi. Non mi do questi grandi patemi d'animo, tanto ora vi mostro tutto. Per quanto riguarda la ricarica domestica, personalmente non lo so quanto ci possa volere a fare uno 0-100, perché effettivamente non l'ho mai realizzato, partendo da zero e arrivando a caricarla totalmente con lei, utilizzando quello che è il contatore classico da 3,3 kW.
Per un motivo semplice: io generalmente il fine settimana faccio il pieno, più o meno, una cosa del genere, e durante la settimana vado a consumare più o meno 10-11 kWh, un qualcosa di questo genere. Io la attacco tutte le sere e praticamente dalle 3 di notte fino alle 6 della mattina, e ci inserisco in batteria 8 kWh e mezzo, più o meno effettivi. Io lo faccio tutti i giorni e personalmente non mi accorgo di assolutamente niente. Un collega una volta mi disse: Marco, ma non ti fa fatica tutti i giorni a ricaricare la vettura? Vi faccio vedere una cosa. Veramente c'è ragione, è una grande fatica andare a prendere quello che è lo spinotto di ricarica una volta parcheggiata la vettura, andare ad inserirlo e premere questo pulsantino. Vedete che diventa blu il cerchietto. Entriamo in auto e la vettura mi indica e partirà la ricarica alle 3 di notte. Ora non ci fate caso a questo, lo devo resettare perché mi indica devo andare a fare il tagliando che non effettuerò perché tanto la garanzia è conclusa, e farò una volta l'anno per cambiare i filtri dell'aria, fare un controllo generale, andare a fare l'aggiornamento, eventualmente ci fossero degli aggiornamenti da fare una volta l'anno. Ora devo resettarlo, insomma, quindi non vi preoccupate. Io direi molta fatica, effettivamente, c'è ragione. Per quanto riguarda poi il mondo della ricarica, io consiglio di acquistare la vettura con trifase da 11 kW, questo per rendere più agevole quello che è il mondo della ricarica in esterna e migliorare anche quelle che sono le tempistiche. Dopotutto vi sono tantissime colonnine in AC che possiamo utilizzare per ricaricare la nostra vettura. Con la nostra Opel Corsa elettrica, ma è la medesima cosa per la 208 e ci mancherebbe altro, uno 0-100 lo abbiamo in 4,5 ore. Ma lo 0-100 è difficile farlo perché è complicato arrivare in una posizione di ricarica allo 0%, ecco. Così anche per darvi questa notizia in più. E per quanto riguarda, come dicevamo, le ricariche in fast, casomai vi metto qua un videttino per quanto riguarda le tempistiche della Opel Corsa elettrica, che come vi dicevo condivide tantissimo con la 208, praticamente tutto, mi viene proprio da chiamarla una 208 rivestita l'Opel Corsa o il contrario, e vedete tutte quelle sono le tempistiche di ricarica che non sono assolutamente male, con la DC che arriva a 100 kW, che è tanta roba considerando poi quello è il pacco batterie che abbiamo a disposizione, con una bella curva di ricarica che non mi dispiace affatto. Infatti ci permette la nostra percorso elettrica con 336 km di autonomia di andare un po' ovunque senza patemi particolari, perché basta un minimo di attenzione, fare le ricariche giuste nei punti, diciamo in autostrada vi sono tantissimi punti di ricarica, quindi anche lì torna comodo, una fermata, andare in bagno, prendere un caffè, uscire, poi ripartire senza assolutamente accorgerti di niente, e quindi andare a fare i propri giri in autonomia. Le tempistiche, come dicevo, sono molto interessanti, quindi nell'eventualità vi interessi la Peugeot E208 con i miglioramenti abbiamo detto, e ora andremo a vedere con grafica dedicata anche quello, è uno schemettino per mostrarvi quelli che sono i miglioramenti nel corso degli anni della Peugeot E208. Non è affatto male, prendetela seriamente in considerazione, ricordate vi sono gli incentivi maggiorati e potrebbe essere molto interessante. Continuiamo. Ora siamo tornati a casa, voglio inserire una grafica per farvi vedere davvero le evoluzioni, i cambiamenti per quanto riguarda unità propulsiva, batteria, autonomia di questa vettura. Io credo possa essere interessante vederlo con un'unica schermata dal momento in cui è cominciata la sua commercializzazione ad oggi. Andiamo a vedere. Cominciamo con il 2019, la cui batteria era 50 kWh, nel 2021 altrettanto, 2023 raggiungiamo i 51 kWh, che comunque sia aumenta quella e poi la possibilità di utilizzo della stessa, arrivando a 48 kWh. Autonomia da 340 km che erano nel 2019 raggiungiamo, come dicevamo, i 400 km di autonomia, passando dai 362 del 2021, che insomma intanto era già cominciato ad aumentare questo iter. La potenza del motore raggiunge 156 cavalli partendo dai 136 che erano inizialmente. I consumi passano dai 14 kWh
per quanto riguarda l'inizio, il 2019, raggiungendo ora attualmente i 12 kWh su 100 km. Tanta roba. Abbiamo avuto un risparmio del 14,3% per quanto riguarda i consumi. Tantissima roba. È aumentato il 17,7% l'autonomia. Molto interessante. Come dicevamo ragazzi, raggiungiamo i 400 km di autonomia con la medesima vettura, aumentando anche quello e poi la potenza del motore. Tanta roba. Mi piace perché queste evoluzioni, questi miglioramenti continui da parte delle case verso poi le proprie vetture senza grandi stravolgimenti non mi dispiace affatto. Vuol dire, è sinonimo del fatto che la casa ci tiene e ci punta tantissimo e ci sta lavorando sopra attualmente e continuamente. Bravissima Peugeot per questa sua miglioria sulla 208, anche per darvi insomma le informazioni del caso qualora vogliate andare ad acquistare, ragazzi ve lo dico già da subito, poi ne parleremo insieme nei prossimi video. Sono usciti dei reti attuativi per gli incentivi per quanto riguarda la mobilità sostenibile, 7.500 euro, ne avevamo parlato alcune forse un mesetto fa, ma ancora i decreti attuativi non vi erano disponibili, sono usciti, sono cambiate un po' di faccenduole, ne faremo poi un video esplicativo più completo possibile con tutti quelli che sono i dettagli del caso. Volevo aspettare un secondo come funzionava l'attualità della scontistica sulle wallbox. Attualmente non ho ben compreso come venga contabilizzato questo sconto dell'80%, credo a 7,30, ma non sono riuscito a trovare questo dettaglio. Volevo aspettare ciò, eventualmente comunque sia faremo un video dedicato e questa postilla insomma ve la lascio come tale, ecco. Quindi ragazzi, io spero di avervi illustrato per meglio questa vettura estremamente interessante. Come ricordate, insomma, come dicevamo poc'anzi, era anche un po' una vettura papabile insieme alla nostra Opel Corsa elettrica. Poi io puntai sull'Opel Corsa, all'epoca poi non vi era disponibile il caricatore trifase che io consiglio assolutamente, sulla Peugeot non vi era, è arrivato solo successivamente. Ma ragazzi, tantissima roba. Poi 400 km di autonomia è molto interessante. Noi con 336 riusciamo a solcare il mondo, con 400 a maggior ragione. Poi consumi di 12 kWh su 100 km in ciclo d'omologazione, ragazzi, tanta roba, perché poi dipende un po' dalle strade che andiamo a effettuare, il conteggio potrebbe essere anche inferiore. Qualora voi facciate come il sottoscritto, che per andare a lavoro e tornare a casa fa un 50% superstrada massimo 90 all'ora e 50% strade extraurbane in cui la velocità è sicuramente inferiore, vedrete che il conteggio è anche migliore. Io vi saluto, vi ringrazio, iscrivetevi al canale qualora non l'aveste fatto e noi ci vediamo sempre qui su Mike Elettrico per vedere tutte quelle che sono le novità sul mondo elettrico e sulla sostenibilità. Ancora un bacione a tutti, sempre Forza Elettrico, alla prossima, ciao! Iscrivetevi al canale. Ragazzi, no vabbè, uno può aspettare un anno prima di poter mangiare sta prelibatezza, noccioline, chilometro zero tostata a legna. No vabbè ragazzi, no vabbè. Ciao ragazzi, no, mi ho comprato un chilo, storti chilo lo faccio davvero, ma io dai.